Bentornati, eccoci qua al secondo episodio di Sherlock Holmes, The Chapter 1. Stavamo indagando questo caso che si chiama Sangue, sudore e lacrime. Praticamente in una galleria d'arte c'è stato un incendio, c'è stato anche un furto di un quadro, una galleria d'arte di una persona che conosciamo o un amico di famiglia, se non ricordo male. Siamo arrivati a un punto dove un artista è stato appunto ucciso, dobbiamo capire chi è stato. E di mezzo c'è anche una donna, una profuga, che era probabilmente accomunata a questo artista ed era incinta. Questa donna ha subito una violenza. Diciamo che l'assassino dell'artista probabilmente è andato a casa sua per riprendersi le prove di questa violenza subita dalla donna, però c'era l'artista, hanno avuto una colluttazione e l'artista è stato ucciso. Adesso andiamo avanti, siamo nel campo profughi, dove c'è una scena del crimine. Noi siamo entrati ma ancora non sappiamo chi è morto e cosa è successo. Vediamo se è la ragazza che stavamo cercando o qualcun altro. Come vedete qua, la scena del crimine al campo profughi. Una folla si è radunata all'ingresso del campo profughi. La polizia sta cercando di calmare la gente. Ronald Harlow, un funzionario del municipio che sovrintende al campo, dice che è stato trovato un cadavere all'interno del campo e la polizia sospetta dei profughi. Ho promesso di scoprire cosa sia successo. In cambio Harlow mi aiuterà a trovare la giovane profuga violentata nella fotografia. Andiamo. Who the hell are you? How did you get in here? Mr. Ronald Harlow let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor? What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's been questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees. At least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Vabbè, non c'hanno voglia di fare un cazzo. Here we go again. Number of hours on Cordona before stumbling upon another dead body? 0. Andiamo qua. If they find out about the passage, everything will go to hell. Sherry, just look at this. Living quarters in a sewer. What kind of a genius bureaucrat came up with this idea? In effetti. If they find out about the passage, everything will go to hell. Allora, questo non mi ricordavo come si faceva.
Ah, soldi sicuro. Ce l'abbiamo. Cosa sta succedendo al campo profughi? Gli agenti di polizia sono preoccupati che la situazione con il cadavere metta il campo in stretto isolamento, facendo perdere loro i guadagni dei loro traffici. Ah, ah. Nobody will know anything if you keep your bloody mouth shut. The coppers smell fishy here, Sheriff. Perhaps we should sniff around in the camp a little more thoroughly. Un po', eh. Ah, andiamo dal cadavere, va. An interesting tattoo. Does it mean something? Dobbiamo capire cosa significa. Beh, questa direi è l'arma del delitto. A steel dirk, sharp. A common accessory among sailors and soldiers. I'd say the blade penetrated upward, however the wound is too messy to be certain. Heavy boots, with one sole far more worn than the other. This man was Ah, limping, questo John. è il zoppicante. Coal dust under the nails. I don't see much coal around here. A violent death. This man, limping. Coal Cosa dust. va? È I quello think che we're onto cercavamo. something here, John. Queste Malpal, le soaked with salt water. fumava, le malpal. £1,000. A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Cordona. A simple leather sheath. Perfect for a dirk. Ma quello che aveva lui. 3. Macchia di sangue. Someone bled profusely here. A fresh crack, as if the crate was hit recently. Da qui abbiamo il 4. Clearly a left handprint here. A furrow in the ground. A blood trail leading to or from the canal. 4, 5. Oh, carnelian agate beads, a traditional African adornment. 6. The blood sprayed off the blade after the strike. No hint of blood or impact. Non è stato usato questo per... It might have been used as an improvised weapon. come arma, ma non per accoltellare. 6. 7. Someone was dragged against their will. L'8 era qua. A man's footprint. A heavy boot with a worn-out sole. Police boots. Always happy to trample evidence. 8. 9 l'abbiamo fatto. Vediamo se c'è un 10 anche. Ah, questo è l'altro. He is in shock,
feverish and dehydrated. The cut is deep, potentially serious if not treated immediately. Sherry, you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. You know Certo. what? I'd like to understand. What? How did our dead man end up inside the camp in the first place? Ah, leggiamo un po' quello che abbiamo sul taccuino, va? Allora, cosa... Gli agenti di polizia sono preoccupati che la situazione migliore mette il campo... John suggerisce che potremmo saperne di più su questo argomento chiedendo in giro nel campo, ma dobbiamo farlo prima di andarcene perché questo posto potrebbe essere nuovamente chiuso. Il tatuaggio dell'uomo trovato morto all'interno del campo profughi è un tatuaggio particolare sul collo, 2 linee orizzontali, una sopra l'altra con un punto in alto. Dopo aver esaminato il corpo trovato, l'uomo è stato accoltellato con un pugnale della marina. La lama è penetrata verso l'alto, ma la ferita al petto è lacerata come se il pugnale fosse stato spostato mentre era ancora nella cavità toracica. La suola della scarpa del piede sinistro è più usurata della destra, quindi l'uomo zoppicava. C'è polvere di carbone sotto le sue unghie, ha un tatuaggio particolare sul collo, 2 linee orizzontali una sopra l'altra con un punto sopra S. Tra gli oggetti personali del morto ci sono 1000 sterline inglesi, un portasigarette che contiene ancora diverse sigarette Malpal, un mozzicone della stessa marca è stato trovato nella galleria di Vogue, il fodero di un coltello e di un pugnale. Il corpo dell'intruso era nel canale delle fogne prima che la polizia lo tirasse fuori. L'uomo è stato pugnalato al petto. Un'impronta di sangue su un ponte di legno suggerisce che l'uomo abbia cercato di afferrarlo mentre stava cadendo nel canale. Una scia di gocce di sangue sul terreno conduce a un ponte di legno sul canale delle fogne. Vicino al ponte ci sono delle orme. Alcune casse nel campo sono state buttate a terra, una di esse è rotta come se fosse stata colpita. Una serie di impronte di diverse dimensioni copre il terreno del campo. Una delle impronte indica una suola usurata. Vicino alle baracche dei profughi ci sono perle di agata sparse a terra, forse cadute da un braccialetto strappato. Uno schizzo di sangue sul terreno sembra caduto da una lama. Un bastone accanto potrebbe essere stato usato come arma improvvisata. Dalle baracche sul lato opposto del campo provengono evidenti segni sul terreno, come se qualcuno fosse stato trascinato con forza. C'è un profugo ferito nel campo, sembra messo molto male. Il taglio sul patto è profondo, l'uomo morirà certamente di infezione se la sua ferita non viene curata. Vediamo se riesco a trovare qualcosa di utile nel campo. Devo concentrarmi a trovare qualcosa per pulire la ferita, qualcosa per disinfettarla, qualcosa da utilizzare come bendaggio. Dobbiamo scoprire come ha fatto l'intruso a entrare nel campo. Quali sono le opzioni? Allora, I'll use it to create a solution. poi è vero. I can use this to stop the infection from spreading. Esatto, questo è lo straccio. Sono un genio. Just washed. Better than nothing to bandage the wound. I've collated all the ingredients, now to prepare the first aid solution. Aspetta che vediamo se devo fare qualcosa io. Sì, qua. Devo creare la soluzione. Allora mi serve 2, meno 6 e 5. Proviamo. Due meno 2. Meno 2, 3. Potrei fare questo, che diventa 2 basta. Questo che diventa meno 2. Quindi se adesso facciamo le miscele, questo diventa 2 meno 2, 2. Poi facciamo questo e questo. E facciamo l'ultima miscela, questo con questo, 2 meno 6, 5, perfetto.
Thank you. This should Lo make you feel better, aiutiamo. my friend. Now remain lying down and drink as much water as you can. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. Perfetto, siamo riusciti. Sealed shut. I doubt our man could get through these grates. La scala. No, it's too short for these walls or cliffs. Barca. It's unlikely anyone could get in or out of the camp by water without alerting the police guards. Aspetta, facciamo un po' di impronte di carbone. Il criminale è stato nella galleria. Il morto nel campo profughi era la stessa persona entrata in nascosto nella galleria dei Vogel. Ci può stare. A single Malpal butt. Roadman cigarettes. A brand highly regarded by law enforcement officers. So there wasn't any sophisticated infiltration plan. The good old police just let the man into. Now we have Vedi. everything we need to get the full picture of what happened at the camp. Vabbè, andiamo a fare questa roba qua, dai. Io andrei in ordine. Esatto, queste che si sono rotte poi. Così. Ah, così perché ci sono le impronte. No, non la stava proteggendo. Perché si sono rotte, esatto. Qua sì, la stava trascinando, potrebbe essere così. Non se ne stava andando normale. La stava trascinando. Ha fatto tutto. So, we have a thug who came to take a refugee woman with him. She resisted, but he dragged her by force. One of the refugees stood in his way, armed with a stick, yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade. However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding, he lost his balance on the bridge and fell. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. You live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same sword. I think we have everything the camp supervisor needs. Let's get this over with. Quindi You still here? io questo devo capire.
The guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads. Assolutamente dei prof, ma non sembra sorpreso dal fatto che i suoi colleghi siano coinvolti in un'operazione del genere. Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one I'll problem play for it. you, Alright. but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and fell on his own blade. How do you know he fell on his own blade? The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene, the intruder managed to raise himself but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. The pile of mess I had to sort out has just become bigger, but somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. You think one small clock can make any difference in this place? Who knows, John? Parlare Just one ill-fitting cog could make the whole... con i profughi. Can I ask you a question? They often take us from the camps to work. Most don't mind, though. It's the only way we get a glimpse of freedom. Secondo i profughi, alcune persone losche vengono regolarmente al campo e portano via profughi per far svolgere i loro vari lavori. Il lavoro di solito è duro, ma i profughi ricevono denaro e cibo. La ragazza ha subito un abuso presumibilmente dopo essere stata portata via per un lavoro di questo tipo. Da allora i profughi hanno deciso di non permettere che le loro donne venissero prese. So there's a smuggling ring in the camp. This wasn't the first time that someone freely entered the camp to take a refugee out. At least it was certainly his last time. My gut tells me that we'll learn more about this ring when we find out where the thug came from. Bene, allora adesso devo chiedere di lei. You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn here. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be volevo hurt parlarle. again. What do you want from Nayla? Nayla. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Nayla's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not Sherlock empty. Holmes lo fa sempre. You can speak to Nayla if she wants it. But I will be watching you. La madonna. Hello, Nayla? My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Christ, Sherlock. Nayla, I'm sorry. I'm not very good at this. You come here for me, but you are rude and cruel and condescending.
A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. Oh, glad that wasn't me. Not my best work, John, by a long shot. Naylor doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. Una croce. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him. Allora. Attenzione, nel campo profughi ha un tatuaggio particolare sul collo, 2 linee. Andiamo nel palazzo mentale. Il violentatore è un alto ufficiale. Distintivi come questi vengono dati a funzionari di alto rango. Il violentatore della fotografia potrebbe esserlo. Il delinquente voleva rapire la ragazza. Il momento è arrivato al campo per rapire una donna. Avrebbe voluto ucciderla, ma non era quello il suo obiettivo. Uno scagnozzo, non solo un ladro. Non è solo un ladro, ma anche un rapitore. È uno scagnozzo che assume vari ruoli. Potrebbe. Il disegno di John di una violenza sessuale. John ha fatto un disegno di una fotografia di una violenza che ho trovato a casa di Mercurio. In questo disegno è raffigurato un pervertito vestito di rosso con delle code che gli escono dalla schiena. Neil ha disegnato un particolare distintivo a forma di croce che ha visto sul petto del depravato. Distintivi come questo vengono solitamente assegnati a funzionari britannici di alto rango. Non molti di loro visitano Cordone, sono ancora meno quelli che lavorano sull'isola. Dobbiamo andare a indagare in biblioteca. You still here? The intruder has a most peculiar tattoo on his neck, 2 lines and a point. Do you know anything about it? You really want to know, kid? Why? You want to play a policeman or something? I'm sure you have it in your records, so it won't hurt if I have it in mine. In my records, it's just a tattoo, as it should be in yours. Ah, to hell with you. Suit yourself as to what you're going to do with it. Off the record, though, such tattoos are often connected to a man named Mr. Niccolo Bernadotti. Bernadotti, you say? A respectable businessman in Scalario. His company imports goods and wines, and smuggles everything that can be smuggled between the colonies and the mainland. His people can be identified by an obscure tattoo, just like the one over there our friend has. But these are all merely rumors, you see. If Mr. Bernadotti was a criminal, he'd be in prison now. Or hanged, right? Oh, abbiamo trovato tutti gli indizi. Godo. Ma ce ne possiamo andare allora. E direi che possiamo finire anche qui la puntata. Andiamo qui. Bene ragazzi, seconda parte di questo caso, che era già iniziato, quindi è lunghino questo caso. Ci vediamo la prossima volta per la terza e presumo ultima parte, o comunque che sarà importante capire questo Bernadotti. Cosa ha a che fare, saranno dei criminali, saranno dei mafiosi come minimo, italo-britannici o quello che è, saranno mafiosi. Detto questo, spero vi stia piacendo. È intrigante, interessante, non è neanche facile. Bisogna entrare nella mente di un detective, nella mente di Sherlock Holmes. Dopo queste cacate, io vi auguro una buona giornata, una buona continuazione. Vi do appuntamento alla prossima volta. Un bacione, ciao.